Il pane integrale spesso è un pochino asciutto, a qualcuno non piace per il sapore. Adesso vi faccio vedere una bella ricetta per farlo buono, leggero e morbido, con un sapore incredibile. Cominciamo pesando 200 g di farina integrali. Dopo pesiamo altri 200 g di farina di tipo 1 che è semi-integrale, con una forza di circa V300 che equivale al 13% di proteine. Così avremo una miscela incredibile che veramente vi darà dei risultati pazzeschi. Pesiamo, bisogna essere un po' precisi, per questo lo peso, 350 grammi o ml di acqua tiepida, non calda, tiepida, sui 26-27 gradi. E poi pesiamo 3 grammi, che è praticamente un mezzo cucchiaino da caffè, di lievito di birra secco, oppure 10 grammi di quello fresco, e lo sciogliamo al centro delle farine. Pesiamo anche 40 grammi di olio. Io uso l'olio di semi girasole, va benissimo anche l'olio d'oliva, solo che darà un gusto un po' più forte. Aggiungo anche un cucchiaino di sale che equivale a circa 4-5 grammi. E vi do un consiglio per pesare il lievito, che è sempre un casino, il lievito secco, le bilance non ce la fanno. Aprite la bustina, la mettete sul tavolo e la dividete in 3 con un coltellino. Ecco, un terzo di bustina equivale a quasi 3 grammi. Per la farina 1 invece guardate negli scaffali, che ce l'hanno tutti i supermercati, anche i discount, e guardate l'etichetta, che ci sia scritto le proteine, almeno il 13%, ecco. Sarà un impasto appiccicoso, lo fate con il cucchiaio, mischiate un po', 2 minuti, lo lasciate lì per 4-5 ore al tiepido. Se non avete un posto tiepido, accendete il forno a 30 gradi, lo spegnete e lo mettete dentro. In 4 ore sarà molto lievitato, oppure lo mettete 12 ore, tutta la notte abbondante, in frigorifero. Deve essere molto lievitato, da proprio come questo, vedete che non ce la fa più, e sarà un po' appiccicoso. Ora bisogna fare delle pieghe di rinforzo per dargli consistenza, quindi potete farlo anche nella ciotola, però con la farina integrale è meglio rovesciare sul tavolo, sarà appiccicoso, è anche brutta da vedere, e bisogna allargarla un po' sul tavolo, non dovete schiacciarla in nessun momento. Bisogna allargarla utilizzando una spatola, un po' di farina, poi dopo diventa elastica, non vi preoccupate. Bisogna piegarlo 6 volte, vedete come faccio? Prima da un lato via la farina in eccesso, poi tiro su quell'altro, sempre aiutandomi con la spatolina perché è sempre un po' appiccicoso, aggiungo farina se è il caso, ma sotto, non sopra la farina, e poi dall'altra parte, e siamo già a 2 pieghe, ci vuole un attimo. Io le ho contate per farvi vedere che non sono tante, però anche se ne fate un po' di più non succede niente. Rifacciamo la stessa cosa di prima, perché l'impasto è molle, quindi va giù da solo, nell'altro senso, quindi una volta da una parte, una volta da quell'altra, per un totale di 6 volte. Gabriele, ma potevi fare le pieghe nella ciotola? Sì, è vero, però la farina integrale non ha la maglia glutinica come le altre farine, e quindi vi si spezza e non vengono bene le pieghe, poi dopo non vi vengono le bolle nel pane, vi resta gnocco, duro, umido, non viene buono. Finito di fare le pieghe, gli do una arrotondata, una pirlata, caccio sotto la pasta in eccesso, cerco di dargli una forma rotonda, lo copro con la bacinella stessa dell'impasto e lo lascio lì per 20 minuti in cucina, non c'è più bisogno di metterlo al tiepido, temperatura ambiente. Intanto accendo il forno, 210 gradi, e ci metto dentro una pentola. Oggi metto dentro quella di ghisa perché in quella di coccio ci ho messo sulla pasta e fagioli e è occupata, però una pentola qualsiasi, basta che non ha i manici in plastica. Dopo 20 minuti vado a vedere il mio impasto ed è più elastico di prima, vedete che è meno appiccicoso, è sempre molle ma non è più appiccicoso come prima. Rifaccio altri 2 giri di pieghe, se ne fate qualcuno in più male non gli fa, vedete voi, e poi gli do sempre una arrotondata come ho fatto prima, una pirlata. Però adesso invece di lasciarlo sul tavolo lo metto in una ciotola, così inizia a prendere un po' la forma della pentola. Quindi prendo una ciotola leggermente più piccola della pentola, ci metto sopra una carta forno, ci metto dentro il mio impasto, cade dentro ed è già lì bello che è pronto per lievitare altri 20 minuti, 20, 25, 30, 5 minuti più, 5 minuti meno, non succede nulla. Copro con il mio piatto, non usate le pellicole, che non serve usare pellicole per queste cose, facciamo plastica per niente. Passati 20 minuti, nel frattempo la mia pentola sta cuocendo, sta riscaldando, un velo di farina,
questo è facoltativo ma aiuta. E oggi posso inaugurare il mio set di coltelli che ho comprato, perciò preparatevi a nuove ricette con pane inciso, disegnato, se ci riesco, perché io a disegnare sono una pippa. E gli fate una croce, gli fate gli spicchi, fategli qualcosa, l'importante è che fate dei tagli sopra in maniera che il pane possa sfogare verso l'alto. Ripeto una cosa importante: se non trovate la farina 1 e volete usare la 0, quella della pizza, che è una farina comunque più debole, dovete diminuire di 25 grammi l'acqua, perché assorbe meno acqua, altrimenti poi vi viene fuori la polenta invece del pane. Dopo che l'abbiamo tagliato, lievitato, spiegato e sbatucchiato, fuori la pentola bella bollente, attenzione a non scottarvi, dentro tutto l'impasto così con la carta e tutto, ci mettiamo il coperchio, mettiamo nel forno, che era già caldo, 210 gradi, per circa 20-25 minuti. Dopo 20-25 minuti, questo dipende un po' dal forno, mi raccomando nella parte bassa del forno, infornate, via il coperchio, vedete com'è? È quasi cotto però è bianco. Lo rimettiamo dentro per altri 20-25 minuti, per un totale comunque di 45-50 minuti, e avremo in casa un profumo, ma un profumo che non potete immaginare. Questo pane qui l'hanno mangiato anche i miei figli, che rognano sempre per le cose integrali. Guardate che bello che è perfetto, la cottura sopra, vedete che non è scuro e non è asciutto, è venuto una meraviglia, morbidissimo. Vedete, cotto perfettamente sopra, cotto perfettamente anche sotto. È importante la posizione del forno, ricordatevi di mettere la griglia nell'ultimo spazio in basso. Ora lo lasciamo raffreddare un po'. Crosticina croccante e l'interno è morbido. Lo taglio, appena è freddo lo taglio, vediamo un po', è sempre un dilemma quando si taglia il pane. Dici chissà come sarà venuto. Adesso io lo so già, questo pane qui è venuto uno spettacolo.